Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Il video tutorial di oggi ci vedrà impegnati nella lavorazione di questo morbidissimo cardigan lavorato ai ferri e principalmente quindi dedicheremo il tutorial all'esecuzione con la lavorazione a ferri. Però poi vi darò verso la fine del tutorial anche uno spunto per poterlo realizzare all'uncinetto. Quindi starà a voi poi decidere come effettuare la lavorazione, quella che appunto vi piacerà di più o per cui vi sentirete più portate. Andiamo a vedere ora i materiali che ci servono per la lavorazione di questo progetto. Per la lavorazione del progetto a ferri io avrò bisogno. Allora, voi potete utilizzare sia ferri circolari che ferri dritti. Io ora vi mostro i circolari perché questi ho usato, però potete tranquillamente usare i ferri dritti. Io ho usato i ferri circolari del numero 8, ho usato ferri del numero 6. Ovviamente vi servirà un cavetto se usate quelli circolari da 60 oppure da 80, se invece avete i ferri dritti vi basterà una coppia di ferri da 6 e una coppia di ferri da 8, una forbice, un ago da lana per nascondere i fili e dei marcapunti. E poi comunque per la lavorazione del bordo, della parte del bordo dello scollo del cardigan avrete bisogno di un uncinetto del numero 3,5. Se invece realizzerete il vostro progetto ad uncinetto, avrete bisogno di un uncinetto del numero 7, un uncinetto del numero 6, quindi due numeri di uncinetto, uno del 7 e uno del 6, e sempre per la rifinitura un uncinetto del 3,5. E ovviamente come sempre le forbici, l'ago da lana per nascondere i fili e i marcapunti. Naturalmente poi avete bisogno del filato, quindi io per la lavorazione di questo cardigan ho utilizzato 250 grammi di questo filato bianco e grigio, è un filato che si chiama Aida di Tropical Lane. È un filato veramente strepitoso, molto morbido e molto leggero, e di questo filato io ne ho utilizzati 5 gomitoli da 50 grammi, quindi in totale 250 grammi di filato. Vediamo la composizione del filato. È un filato che ha una percentuale di poliestere e poi anche però una parte di mohair, che è questa bianca morbida che vediamo, e ovviamente la parte acrilica è data da questa parte che è bellissima ed è molto lucida. È una specie di fettuccia, vedete? Una specie di fettuccia unica divisa a metà, quindi metà data da questa parte metallica grigia e quest'altra metà che sembra un po' tipo retata e che appunto è composta di lana e di mohair. Quindi questo è il filato che ho utilizzato ed è veramente molto morbido. E poi ho utilizzato soltanto 2 gomitoloni di mohair, di questo filato di mohair, che è un mohair però non liscio, non pettinato, ma ha questa appunto pelosità che lavorandolo lo rende appunto morbido e lo gonfia parecchio, dando un effetto pellicetta alla lavorazione del capo. In sostituzione al mohair potete tranquillamente anche comprare un filato pelliccia, però non troppo voluminoso. Ora vediamo come sviluppare il nostro cardigan. Sia che lo lavoriate ai ferri sia che lo lavorate all'uncinetto, le misure su cui basarvi sono queste. Allora, per la parte del dietro, per la parte della schiena, lavorate un pannello che ha appunto come larghezza 60 cm e come altezza 50 cm. Io ho iniziato la lavorazione con i ferri del numero 6, avviando 64 maglie e lavorandole a coste 2 e 2. Poi vedremo naturalmente assieme passo passo come fare.
Dopodiché, lavorati i miei 4-5 cm di fascetta a coste 2 a 2, ho cambiato il filato perché ho iniziato appunto la lavorazione con il filato nero per la fascetta, dopodiché ho cambiato filato e sono andata a proseguire la mia lavorazione con il filato bianco e grigio. E ho lavorato appunto senza fare aumenti, sempre cambiando i ferri, però naturalmente, perché qui ho usato i ferri del numero 6, poi col filato bianco e grigio ho usato i ferri del numero 8 e ho proseguito la mia lavorazione per 50 cm, così semplicemente, quindi sulla base di 64 maglie. Poi ho lavorato i due laterali avviando le mie 32 maglie con il filato nero e 32 maglie, creando appunto una larghezza di 30 cm che poi ho lavorato proseguendo appunto, e a un certo punto vi dirò quando fare le diminuzioni per creare appunto la mia scollatura, perché l'ho leggermente scollato a V. E sempre ovviamente l'altezza deve essere tale e quale a quella della parte della schiena, quindi sempre 50 cm, sempre con i ferri del 6 la fascetta di base e poi con il cambio di filato, con il cambio colore, con i ferri del numero 8 semplicemente. Poi per la manica ho lavorato tutta la manica con il filato di mohair, avviando per 18 cm 24 maglie che sono corrispondenti a 18 cm con i ferri del numero 6, sempre quindi con i ferri del 6. E poi proseguendo la lavorazione, dopo aver fatto 5 cm di coste, di lavorazione a coste, ho fatto appunto degli aumenti, quindi da 24 maglie sono passata a 30 maglie, creando appunto, sviluppando una manica di larghezza di 37 cm e ho lavorato per 45 cm la mia manica. Adesso appunto andiamo ad iniziare la lavorazione del cardigan, che comunque si adatta benissimo a una taglia sia S che M. È una lavorazione molto morbida, quindi è un cardigan che non veste stretto, veste parecchio ampio, però a me appunto piacciono in inverno queste maglie molto molto comode, quindi si adatta tranquillamente a una taglia S e a una taglia M. Se appunto volete fare una taglia L, andate ad aggiungere 4 cm in più di lavorazione eventualmente, quindi da 60 cm ne farete 64 e la stessa cosa quindi andate a fare per la base. L'altezza è soggettiva, io ho lavorato per 50 cm perché avevo appunto, mi piaceva che la lavorazione finisse sul fianco, come avete visto dalle foto, però nulla vi vieta di lavorare, se siete anche più alte oppure mi piace di più un cardigan più lungo, lo potete ovviamente sviluppare aumentando i centimetri in altezza. Andiamo quindi a vedere come realizzare il nostro progetto. Con i ferri del numero 6, per una taglia S, ma va bene anche per una taglia M, perché il nostro cardigan lo andremo a fare morbido, avviamo 64 maglie, quindi con i ferri numero 6. Quindi per una taglia SM 64 maglie con i ferri del numero 6, come vi ho fatto vedere. Potete tranquillamente quindi usare i ferri circolari, oppure va benissimo anche usare i ferri dritti. Userò i circolari, ma siccome li lavoreremo avanti e indietro potete tranquillamente usare anche i ferri dritti. Quindi prendiamo il nostro gomitolone di mohair, di mohairone, quindi questo mohair molto grosso. Dobbiamo montare 64 maglie, quindi per fare un po' il conto, diciamo, di quanto filo ci serve per montarlo sul ferro, andiamo ad inserire così il filo tra il pollice e il mignolo e facciamo 6 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lasciamo un pezzettino in più per l'inizio. Prendo i miei ferri e con la tecnica continentale, oppure con quella che vi viene meglio, andate
a fare la vostra prima asola e poi andiamo a montare le nostre 66 maglie, le nostre 64 maglie, quindi una, due, tre, 4, 5. Vedete, io tengo il filo in questo modo, mi separo i fili tra il pollice e l'indice, poi prendo il filo così in questo modo, tutti e due i capi, e faccio entrare il ferro così da una parte, così dall'altra, e ripasso e chiudo il punto. Ed è molto comodo e veloce come sistema per montare i punti. Voi comunque montate nel modo in cui siete abituate. Montate 64 maglie. Una volta montati i nostri punti andiamo a lavorare a coste 2-2, quindi lavoriamo 2 dritti e 2 rovesci. Io lavoro con il sistema della tecnica continentale, quindi tenendomi il dito, il filo sull'indice del dito sinistro. Però appunto è la stessa identica cosa che voi lo lavoriate invece tenendolo, se siete abituati, da quest'altra parte con i ferri dritti, non cambia niente. È soltanto appunto che io con questo tipo di lavorazione mi trovo molto meglio, perché è più veloce e più scorrevole. Quindi si fanno 2 dritti e 2 rovesci. Adesso all'inizio il primo giro sarà un po' più rigido da lavorare, perché abbiamo appena montato i punti e poi comunque anche questo filo, diciamo, essendo così peloso, non è che ci aiuta molto la lavorazione. Però con questo c'è questo tipo di filato un po' più difficoltoso da lavorare all'inizio, però è molto bello, perché dopo nei bordi appunto ci darà questo effetto appunto di tipo pellicetta, perciò vale la pena insomma perdere qualche minuto per lavorare appunto questi centimetri del bordo. E quindi proseguiamo così per tutto il giro, facendo la lavorazione a coste 2-2, quindi 2 dritti e 2 rovesci, anche perché poi il filo è nero, quindi si fa un po' fatica a vederlo, in più è peloso. Proseguiamo quindi la lavorazione fino alla fine del nostro giro, lavorando a coste 2 e 2. Una volta terminati appunto la nostra lavorazione a coste 2 e 2, giro il mio lavoro, e dove ho i rovesci vado a lavorare i rovesci, e naturalmente dove ho i punti al dritto li vado a lavorare al dritto, in modo così da formare le mie coste. Ho lavorato il mio bordo per 4 centimetri, quindi un pezzettino piccolo. Dopo aver appunto lavorato la mia fascetta, vado a sostituire i ferri del 6 e vado a mettere su i ferri del numero 8, questi qui. Quindi con la mia chiavettina li sostituisco. Se voi invece state usando i ferri dritti, inizierete soltanto la lavorazione del giro appunto seguente che andiamo a fare con il vostro ferro lungo del numero 8. Ecco, quindi io ho agganciato tutti e due i miei ferri. Prendo la mia lavorazione, prendo il filo appunto lungo con cui stavo lavorando e lo vado a lascio un pezzo lungo appunto per poi passarlo, e lo vado a tagliare. Il filo del gomitolo grigio e bianco, e inizio la lavorazione tutta a diritto e lavoro il mio primo giro tutto a diritto.
ho soltanto quindi fatto il cambio del ferro e sono passata appunto dal 6 all'8. Tiro bene tutte le mie codine iniziali che poi appunto andrò a fissare e con il ferro del numero 8 e il colore appunto nuovo, il filato nuovo, vado a lavorare tutte le mie maglie a diritto. Quindi il primo giro dovrò fare un po' attenzione perché appunto mi troverò i punti di questo colore nero che sono un po' più stretti e comunque sono pelosi, quindi è leggermente appunto più fastidiosa la lavorazione, ma dopo, quando appunto avrò completato tutto il passaggio dei punti, vedremo che la lavorazione con il nuovo filato sarà molto più scorrevole. Però trovo molto bella appunto questo contrasto di questo nero così peloso che dà appunto al bordo questo effetto pellicetta con questo filato bianco e grigio che, come avete visto appunto nelle foto dell'intro, dà un effetto proprio molto carino. Proseguo quindi così la lavorazione tutta a diritto. Una volta terminato tutto il mio giro dritto, giro la lavorazione e semplicemente proseguo lavorando a rovescio. E d'ora in poi tutta la mia lavorazione della parte dietro del cardigan sarà così: un ferro a dritto e un ferro a rovescio. Non ci sono appunto lavorazioni particolari, è tutto molto semplice, questo perché appunto il filato è già molto particolare di suo, ha questo effetto appunto già contrastato con questa parte luminosa di grigio e appunto questo bianco di lana che appunto dà questo effetto di contrasto che lavorato appunto viene già molto importante di suo, quindi non sono richieste appunto lavorazioni particolari, quindi tutto molto abbastanza scorrevole. Proseguite così quindi con il ferro a rovescio. Vedete, ho terminato il mio ferro a rovescio e ricomincio la lavorazione a diritto. Quindi come vedete non c'è niente di complicato, anche chi è principiante come me tra l'altro può lavorare un cardigan di questo tipo perché appunto non c'è nulla di così complicato. Perché appunto la lavorazione d'ora in poi sarà tutta un ferro a dritto e un ferro a rovescio, niente di che, sarà il filato appunto, come vi dicevo, a fare da protagonista da solo con le sfumature sue. Vedete, dopo aver lavorato qualche centimetro già si vede l'effetto della lavorazione e del filato così tutto contrastato con quindi questo effetto mélange con il filato luminoso appunto del grigio che contrasta quello bianco, che è molto bello. Quindi la nostra lavorazione inizia diciamo a definirsi insomma, e l'effetto sinceramente a me piace molto. Ecco qui, io ho proseguito la lavorazione per un totale di 50 centimetri. Quindi dalla parte diciamo di partenza del bordino ho lavorato fino in alto per 50 centimetri in totale. Poi appunto la misura dell'altezza la deciderete voi.
Io appunto mi sono fermata qui perché appunto non volevo una giacchina troppo corta ma neanche troppo lunga, quindi qualcosa che mi arrivasse al punto del fianco. E appunto arrivati a questi 50 centimetri totali, compresi appunto il bordino nero, ho iniziato a chiudere i punti che adesso vedremo assieme come fare. Quindi ho lavorato tutta la mia parte del dietro a maglia rasata. A questo punto, arrivati ai miei 50 centimetri totali, prendo i miei ferri ed inizio a chiudere le mie maglie in questo modo. Faccio una maglia a dritto, faccio una seconda maglia a dritto, dopodiché con il ferro prendo la maglia e scavalco il punto e chiudo. Faccio una maglia a dritto, prendo il mio punto e lo faccio passare in questo modo e così vado a chiudere la mia lavorazione e faccio appunto questo procedimento per tutto il mio giro, quindi in questo modo. Vedete, vado così a chiudere la mia lavorazione, cercando di non stringere troppo. Quindi lavoro il punto dritto, prendo il primo punto lavorato e scavalco e lo faccio passare, appunto cercando di non stringere troppo i punti. Proseguo così per tutto appunto il mio giro fino a chiudere tutte le maglie. Alla fine, chiusi tutti i miei punti, vedete mi è rimasto soltanto l'ultimo sul ferro. Prendo la forbice, taglio, lascio un bel pezzettino di filo, taglio il filo e tiro il cappetto e chiudo in questo modo. E questo è il retro, la parte quindi della schiena del mio cardigan. Ora andiamo a vedere come lavorare le due parti, il sinistro appunto anteriore e il destro anteriore del cardigan. Ora riprendiamo i nostri ferri del numero 6 e i due gomitoli appunto di mohair e andiamo a montare per i due pezzi dei laterali, quindi il laterale destro e il laterale sinistro, andiamo a montare 32 maglie per pezzo e lo facciamo contemporaneamente nello stesso ferro, quindi lavoreremo i due pezzi a maglia rasata e in contemporanea, in modo che la nostra lavorazione cresca in modo uniforme. Vi indicherò appunto per quanti giri lavorare e poi ad un certo punto andremo a vedere come fare le nostre diminuzioni per dare un po' di scollatura a V a questo cardigan. Naturalmente con i ferri del numero 6 lavoreremo soltanto questa parte della fascetta, mentre con i ferri del numero 8 lavoreremo tutta la parte centrale dei due pezzi del davanti. Prima prendiamo il nostro filo e lo facciamo passare 3 volte, lasciando appunto un pezzettino in più per montare appunto i punti, per montare le maglie. Facciamo la nostra asola e andiamo a montare le nostre 32 maglie. Sempre nella stessa maniera o nel modo in cui siete abituati meglio. Ho avviato quindi le mie 32 maglie sul ferro in questo modo. Ora devo passare appunto le maglie, farle scorrere nel ferro, prendere l'altro gomitolo e nuovamente montare altre 32 maglie. Quindi prendere un altro pezzettino di filo e avviare altre 32 maglie, in modo che noi possiamo lavorare i nostri laterali
simultaneamente con i due gomitoli ovviamente separati, in modo da far crescere i due pezzi in parti uguali e da trovarci più comodi anche quando facciamo poi le diminuzioni per la scollatura, senza star dover appunto fare tanti conti, lo facciamo mano a mano assieme nei due pezzi. Quindi, come potete vedere, all'interno dello stesso ferro ho montato le 32 maglie che lavorerò con un gomitolo e successivamente ho montato le altre 32 maglie che lavorerò con l'altro gomitolo, e così poi continuerò la lavorazione sempre allo stesso modo quando poi passerò ad agganciarmi con il filato bianco e grigio. Come ho fatto in precedenza per la lavorazione del bordino nero, lavoro il mio pezzo a coste 2 e 2, quindi facendo 2 dritti e 2 rovesci, e mi creo appunto la fascettina tale quale a quella che avevo creato per la lavorazione della parte dietro, e procedo così per tutto il mio giro, facendo appunto la mia fascetta per tutti e due i pezzettini dei laterali e lavorando come ho fatto prima per circa 4 centimetri. Una volta lavorati i miei due pezzettini, i miei 4 centimetri, vedete prima una parte e poi l'altra, taglio il mio filo e vado a sostituire il ferro del numero 6, faccio il cambio e vado a mettere il ferro del numero 8 per passare alla lavorazione successiva con il filato bianco e grigio. Quindi se avete il ferro circolare andate a sostituire semplicemente la punta cambiando tra quella del 6 a quella dell'8, a quella del numero 8, altrimenti appunto se state usando i ferri diritti andrete a fare soltanto il passaggio del cambio ferro nella prima riga di lavorazione. Quindi vado a prendere il mio nuovo filato e inizio a lavorare come ho fatto per la parte della schiena, vado a lavorare con il nuovo filato semplicemente d'ora in poi a maglia rasata. Quindi in questo modo. E così procedo con il cambio appunto del colore del filato. Procedo così per la lavorazione di tutto il ferro. Quindi un ferro dritto e tutto un ferro a rovescio per ottenere la mia maglia rasata. Ho lavorato i miei due anteriori davanti, vedete, sui ferri circolari, in questo modo entrambi all'interno dello stesso ferro, per 30 centimetri. Quindi ho lavorato dalla base del bordo nero fino alla parte alta per 30 centimetri. Ora adesso andremo a vedere assieme come fare le nostre diminuzioni per dare un po' di scollatura, una leggera scollatura a V al cardigan, e lavoreremo appunto le nostre diminuzioni sempre nella parte di lavoro nel ferro di lavoro a dritto, in modo diverso però per un lato o per un altro, perché per questo anteriore dovremo creare appunto una stondatura dando una diagonale verso questo senso, verso destra, mentre per questo lato dovremo creare l'effetto della diagonale verso sinistra.
Faremo appunto queste diminuzioni ogni tot centimetri che adesso andremo a vedere. Comunque saranno poche, giusto per dare un po' di linea di scollatura a V a questo cardigan. Con dei marcapunti io vado, siccome adesso appunto io devo iniziare la lavorazione a dritto di questi due pezzi, quindi ho il filo da questo lato e andrò a lavorare dritto tutti e due i pezzi separatamente, dovrò fare le diminuzioni, come ho detto, nella parte interna e vado a mettermi i marcapunti, uno qui a 3 punti dalla fine, davanti a questi 3 punti praticamente, che sono quelli centrali, e davanti qui a questi 3 punti, quindi nelle parti interne, in questo modo, perché poi a questo punto io devo andare a fare la mia diminuzione e perciò con il marcapunti mi ricordo appunto esattamente dove devo andare a fare la diminuzione. È tipo un promemoria che io adesso mi vado a mettere per facilitare il lavoro. O potete appunto mettervi un pezzettino di filo, annodare un pezzettino di filo per ricordarvi appunto di stare attenti di fare questa diminuzione. Lavoro quindi tutto il mio ferro a diritto fin tanto che non arrivo al mio marcapunti. Vedete, ora sono vicina al marcapunti. Lavoro le ultime 2 maglie prima del marcapunti, passo il marker nel ferro e quindi mi restano questi 3. A questo punto prendo tutte e 2 le maglie assieme e le lavoro in un unico punto, quindi in questo modo. Prendo tutte e 2 le maglie, quindi le aggancio e passo il filo e lavoro l'ultimo punto. In questo modo ho fatto una diminuzione che darà appunto una traiettoria, una diagonale verso destra, perché appunto io devo creare lo scollo da questo lato. Ora andiamo subito a lavorare l'altro pezzo e per l'altro pezzo dovremo dare una traiettoria verso sinistra e quindi andrò a lavorare con la diminuzione in un altro modo. Quindi vedete, qui ho il mio marker, lavoro la prima maglia, la seconda maglia la passo, la terza maglia la lavoro normalmente e poi prendo la seconda maglia, quella che non l'ho lavorato, e la accavallo. In questo modo io ho ottenuto una diminuzione che mi darà appunto una diagonale verso il lato sinistro e continuo a lavorare normalmente il mio pannello. Io posso anche togliere adesso i miei marcapunti perché la diminuzione l'ho fatta. Me la vado a tenere però qui nel primo punto, perché poi tra qualche centimetro farò un'altra diminuzione e quindi mi servirà, almeno io faccio così e mi trovo bene, come punto di riferimento per poi fare la misura in centimetri per quando appunto dovrò fare l'altra diminuzione. Ora adesso lavoro per qualche centimetro i miei 2 pannelli normalmente a maglia rasata. Ora mi trovo nel momento in cui dovrò andare a lavorare il mio giro a diritto, quindi così, in questo modo, e mi trovo appunto con i 2 marcapunti. Ho lavorato per
circa 3-4 centimetri da quando ho fatto la diminuzione. A questo punto vado a farmene un'altra, quindi prendo il mio ferro come ho fatto prima, inizio la mia lavorazione a diritto e quando mi trovo a 3 punti dalla fine metto il mio marker dove andrò ad effettuare la mia diminuzione, e la stessa cosa farò qui. Quindi vado a posizionarmi un altro marcapunto in modo da ricordarmi che mi devo fermare, devo fare la mia diminuzione. Ecco, qui ho lavorato appunto la mia riga a diritto, lavoro l'ultima maglia prima del marcatore, a questo punto posso togliere il marcatore, lavoro le mie 2 maglie assieme per effettuare la diminuzione dell'anteriore in questo modo e lavoro l'ultima. Il marcatore me lo fisso qui all'inizio del punto per ricordarmi che ho fatto la diminuzione e per tenere conto della lavorazione dei centimetri successivi. Prendo l'altro laterale e inizio a lavorare le mie maglie a diritto. Allora, ho lavorato la prima, la seconda la passo senza lavorarla, la terza maglia la lavoro normalmente, posso togliere il mio marker, e la seconda maglia che non ho lavorato, quella che ho passato semplicemente, la accavallo sulla terza, facendo così la mia diminuzione, come abbiamo visto prima, e proseguo così la mia lavorazione. Nella parte di lavorazione dietro lavorerò normalmente e così lavoro il mio pezzo per altri circa 3-4 centimetri per poi avviare altre 2 diminuzioni. Io in totale ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 diminuzioni per lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, e vedete il modo in cui siamo andati a diminuire per un laterale e per l'altro, quindi in maniera diversa, una volta prendendo le 2 maglie assieme, una volta facendo la cavallata, ha fatto sì che appunto la diagonale mi venga ribaltata in questo modo, quindi una parte una volta va verso, in questo lato appunto va verso destra, in questo lato va verso sinistra, formando appunto questa scollatura del cardigan a V. Finite le mie 5 diminuzioni, proseguo la lavorazione del cardigan fino alla fine appunto del pannello, che sarà della lunghezza tale quale a quella del dietro, perché poi ho appunto i 2 pannelli, dovrò sovrapporli, la parte davanti e la parte dietro, per le cuciture. Ecco qui, una volta terminati i miei laterali, i 2 anteriori davanti, io appunto in totale ho fatto 50 cm di altezza, ovviamente come per la parte della schiena, vedete, ho completato i miei laterali e ho chiuso i miei punti. Ho fatto adesso con i marcapunti una prima imbastitura per vedere un attimo il risultato. Adesso andiamo a vedere come completare la parte delle maniche e poi alla fine come sovrapporre tutti i nostri pezzi e procedere con le cuciture. Ora prendiamo i ferri del numero 6 ed il filato di mohair nero. Per la manica andiamo a montare 24 maglie, poi regolatevi voi magari sulla misura del vostro polso. Io ho un polso piccolino, la mia circonferenza è quella di 18 cm e quindi mi sono sufficienti 24 maglie montate sul ferro del numero 6 e le lavoreremo a coste 2 e 2 per circa 4 cm, un po' come abbiamo fatto per il bordino della parte della base del cardigan. Quindi prendo i miei ferri e prendo il mio filato e vado ad avviarmi, come abbiamo visto in precedenza,
Vedete, questo filato di mohair ha un pelo parecchio lungo e quindi questo dà un effetto un po' pelliccia poi alla lavorazione. Vado ad avviarmi 24 maglie. Io appunto le lavoro con questo metodo, voi montatele pure con il metodo che vi è più comodo. Una volta che ho avviato le mie 24 maglie sul ferro con un gomitolo, sposto il mio lavoro e prendo l'altro gomitolo di mohair e ne avvio altre 24 per la seconda manica, perché io vado a lavorare contemporaneamente le mie due maniche, così in modo simultaneo avrò sia l'altezza, cresceranno assieme, quindi non avrò nessun tipo di problema di contare i giri o di dover starli proprio a misurare ogni volta, e anche per effettuare poi gli aumenti io li farò appunto contemporaneamente nella lavorazione di tutte e due le maniche, quindi monto altre 24 maglie. Una volta montate procedo con la lavorazione a coste a 2 a 2, quindi come ho fatto per il bordino della base del cardigan, e quindi andrò a farmi 2 dritti, io adesso mi passo il filo di qua perché sono abituata in questa maniera, e 2 rovesci. Due dritti e 2 rovesci. Il primo giro è sempre un po' più complicato da fare, anche per via appunto di questo filato che è un po' peloso, e proseguo così con la lavorazione a coste 2 e 2 e lavoro appunto un bordino di altezza di 4 centimetri, o se vi piace un po' più alto anche il bordo del polsino, poi lo potete fare anche un pochino più alto. Ecco, e procedo così la mia lavorazione. Io alla fine ho deciso di lavorare il mio bordo per 5 centimetri. Ora noi dobbiamo cambiare lavorazione. Andrò a lavorare tutto il resto della manica a maglia legaccio, quindi una lavorazione tutta a maglia diritta. Però per procedere adesso io il primo giro lo faccio normale e quindi lo lavoro tutto a dritto. Poi dal secondo giro in poi andrò a farmi degli aumenti, perché la nostra manica deve aumentare di volume naturalmente, e io la farò ampia. Io ho scelto appunto di fare questa manica una lavorazione ampia perché mi piace molto l'idea, e quindi adesso lavoriamo tutto questo giro per le due maniche a maglia diritta e così anche i successivi, solo che nel secondo giro andiamo a mettere su degli aumenti per aumentare la larghezza della nostra manica. Quindi completiamo intanto il nostro giro di maglie con il punto dritto. Finito il mio giro, cambio appunto la lavorazione passando dal ferro numero 6 al ferro del numero 8, quindi sostituisco e cambio anche i miei ferri, perché appunto per la fascetta del polso va benissimo appunto una lavorazione ristretta con un ferro più piccolo, quindi se avete i ferri circolari cambiate la punta e mettete quella del numero 8, se invece lavorate con i ferri dritti basterà semplicemente che cambiate il ferro, quindi andate a sostituire. Allora, questa è la mia manica che io ho lavorato con 24 maglie per 5 centimetri.
Ora devo andare a fare appunto degli aumenti e ne devo fare 6. Se ovviamente avete una taglia più grande, adesso sto lavorando su una maglia SM, magari potete mettere dalle 2 alle 4 maglie in più. Quindi per il polsino potete aggiungere tranquillamente, io ho un polsino abbastanza sottile, quindi 24 maglie ne ho fatte perché appunto mi piaceva che venisse bello aderente, ma comunque per una taglia più grande potete mettere su 4 maglie in più. E allora adesso appunto abbiamo lavorato questa fascettina qui a coste per 5 cm e andiamo a mettere su, nel caso di una taglia SM, andiamo a mettere su 6 aumenti, quindi più 6 maglie, per arrivare a 30 maglie che poi andremo a lavorare lungo tutta la lunghezza della manica, sempre a maglia legaccio, quindi tutta a ferri dritti. Io la mia manica l'ho già lavorata, vedete questo qui è il polsino a coste dove ho fatto gli aumenti e l'ho lavorata per 45 cm. Le due maniche sono nel ferro, devo soltanto chiudere i punti, vi faccio vedere l'altezza. L'ho lavorata per circa 45-46 cm, poi qui voi vi baserete anche sulla lunghezza del vostro braccio. Farvi vedere la lavorazione degli aumenti sul nero è abbastanza complicato perché ovviamente con il nero si vede poco. Allora io vi faccio vedere su un piccolo campione, questo qui che riproduce appunto il polsino della manica a coste, come procedere per gli aumenti. Allora facciamo finta di avere queste 24 maglie. Devo mettere su 6 aumenti adesso per arrivare a 30 maglie. Gli aumenti li metterò appunto su in modo uniforme e sparso. E qui se devo mettere su 6 aumenti in 24 maglie faccio 24 diviso 6 e quindi vuol dire che ogni 4 punti faccio un aumento circa. Vi faccio vedere come si fa l'aumento. Io l'aumento lo faccio sempre in mezzo a dove ho i due punti diritti. Vedete, qui ho i due diritti, qui ho i due rovesci. Allora vi faccio vedere come si fa l'aumento. Allora faccio una maglia a dritto, poi prendo la codina che si trova qui in mezzo fra le due maglie e la monto sul ferro che devo lavorare. Lavoro la maglia che ho tirato su a dritto ritorto in questo modo e passo il filo per fuori. Quei due diritti e quei due rovesci. Io l'aumento lo andrò a fare in mezzo fra i due dritti. Adesso vi faccio vedere. Allora lavoriamo innanzitutto le nostre maglie tutte a dritto. Qui abbiamo i due rovesci, li lavoriamo a dritto. Qui abbiamo i due punti dritti, quindi lavoriamo un dritto. Il punto che si trova in mezzo fra i due dritti, che è questo, lo alzo e lo porto su e lo vado a lavorare dritto ritorto, cioè invece che lavorarlo così per la parte avanti lo vado a puntare dietro. È un po' difficoltoso, però devo andare ad infilare il ferro praticamente dietro, altrimenti la lavorazione mi uscirà con il buchino e vado a fare il mio diritto in questo modo. Lavoro l'altro dritto che trovo successivamente. Ho i due rovesci e li lavoro a dritto. Adesso la lavorazione è un po' rigida. Mi ritrovo poi i due punti dritti e fra i due punti dritti, vedete, uno lo lavoro, in mezzo ai due dritti
tiro sul punto che trovo in mezzo, lo porto su e invece che lavorarlo davanti lo vado a lavorare dietro, quindi a dritto ritorto, quindi lo punto qua dietro, lo lavoro a dritto, lo faccio passare e qui ho fatto il mio aumento. Faccio quindi questo tipo di operazione di aumento per 6 volte fino a che mi ritrovo appunto nella maglia, nel ferro, scusate, 30 maglie. E questo è il risultato, che dal polsino appunto la manica è aumentata parecchio di volume. Quindi io avrò una larghezza della manica, che poi andrò a lavorare sempre a maglia legaccio, di circa 37-38 centimetri. Una volta fatti i miei aumenti nel ferro, vado a lavorare sempre tutta la mia manica a maglia legaccio, quindi vuol dire che vado a lavorare tutti i miei punti a diritto. Adesso vado male perché ho anche i ferri, soltanto le puntine dei ferri, quindi vado a lavorare tutti i miei punti a diritto, sempre così per tutti i giri a venire. Ovviamente magari fate una campionatura della misura della vostra circonferenza della parte più alta del braccio per valutare un po' appunto se con le misure della manica, della circonferenza, e anche in base al vostro gusto, se vi piace ancora più larga. Quindi procedo così per la lavorazione di tutti i prossimi giri a maglia legaccio. Una volta che io ho raggiunto l'altezza della manica desiderata, quindi i miei 45 cm di altezza, vado a chiudere le mie maglie come abbiamo visto per i pezzi del davanti e il dietro. Quindi lavoro una maglia, lavoro la seconda e prendo la seconda, adesso con il nero appunto si vede molto poco, prendo la prima maglia lavorata e la faccio passare a cavallo sulla seconda, lavoro la mia maglia, prendo la prima maglia lavorata, quella che sta dietro, e la cavallo e la passo sulla prima, in questo modo. Vado così a chiudere tutti i punti della mia manica. Una volta terminato il mio cardigan, dovrò prendere tutti i miei pezzi ed assemblarli assieme. Quindi innanzitutto questa qui è la base appunto da dove ho iniziato, la parte dietro e i due laterali. Io dovrò prendermi la parte dietro e andare a farmi combaciare i due anteriori così nella parte del rovescio del lavoro, e dovrò andare a completare con le cuciture innanzitutto in questi due pezzi. Dopo aver completato le cuciture appunto della parte dietro con gli anteriori, prendo la mia manica, la parte appunto ovviamente più larga della mia manica dove sono andata a chiudere i punti, e andrò a fare la cucitura in questa maniera qui. Solo successivamente piegherò il cardigan a metà e andrò a completare la cucitura del sottomanica e del laterale del fianco della maglia. Per le cuciture io mi vado a prendere appunto i miei due lati da cucire, li ravvicino molto bene assieme e avvicino le maglie di chiusura in modo da farle tutte combaciare. Prendo il punto più esterno di ogni maglia e punto l'ago in questo modo. Faccio passare il filo senza tirare troppo, con delicatezza, e passo al punto successivo, quindi la parte più esterna di una maglia, la parte più esterna dell'altra, le ravvicino. Così farò per tutta la cucitura dei punti del mio cardigan. Quindi vedete la maglia più esterna di un lato, cioè la maglia più interna di un lato, le due maglie più ravvicinate praticamente, quelle che vanno a combaciare, e con delicatezza tiro il filo. Quindi questa maglia, quest'altra maglia
e procedo così per tutti i punti appunto che devo cucire. Quindi non abbiate fretta, le cuciture sono importanti, devono venire bene, altrimenti poi nella parte esterna si vedono i pasticci se non le fate bene. Quindi mi raccomando, siate accurati e magari girate anche il lavoro per controllare come sta venendo il tutto. Vedete, comunque il punto non si vede. Una volta cucito la parte dietro della schiena con un anteriore, con un anteriore davanti appunto, andate a fissare la manica, trovate la metà della manica e andate a fissare con un marcapunto o a fermarvi in qualche modo con un filo con la parte più esterna della cucitura del laterale anteriore e la parte della schiena, e andate ad farmi la cucitura appunto della manica aperta in questo modo. Ed anche la cucitura della nostra manica è stata completata. Quindi, come vedete, questo primo passaggio di cucitura della parte della spalla e della manica è stato fatto. Adesso noi dovremmo andare, prima cuciremo anche l'altra manica, dopodiché completiamo la cucitura appunto della parte sottostante della manica e di tutto il fianco del nostro cardigan. Una volta che ho completato tutte le cuciture del mio cardigan, vado a fare delle rifiniture lungo tutto il bordo della scollatura. Quindi parto dal basso, da qui, da dove ho la fascetta, e vado a fare una rifinitura tutto intorno, girando per il collo e scendendo fino a giù. Allora, prendete il cardigan, lo girate in questo modo, in modo da avere il laterale destro di fronte a voi. Prendete l'uncinetto del 3,5 e il filato nero. Puntiamo l'uncinetto qui proprio nel bordino, nell'angolino più basso della base del cardigan. Prendiamo il nostro filo, lo facciamo passare dentro e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopo aver fatto le 3 catenelle, prendiamo filo sull'uncinetto e rientriamo all'interno dello stesso punto di base e facciamo uscire il filo in questo modo. Filo sull'uncinetto, rientriamo sempre all'interno dello stesso punto di base, e filo sull'uncinetto, rientriamo sempre all'interno dello stesso punto di base e facciamo quindi uscire 3 volte il filo in questo modo. Ora prendiamo il filo e lo facciamo uscire in 2 passaggi. In un primo passaggio tutte le maglie che abbiamo passato e poi filo sull'uncinetto facciamo uscire le ultime 2. Abbiamo creato quindi questo punto puff. Saltiamo circa un paio di maglie di base e vediamo più o meno dove va a cadere la testa di questa pallina ribaltata. Puntiamo l'uncinetto, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Quindi abbiamo ottenuto una specie di punto puff, una pallina. Ora ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a ripetere lo stesso tipo di punto. Quindi filo sull'uncinetto, rientriamo all'interno dello stesso punto di base, facciamo uscire il filo, filo sull'uncinetto, rientriamo all'interno dello stesso punto di base e facciamo uscire una seconda volta il filo, filo sull'uncinetto e una terza volta. Prendiamo il filo sull'uncinetto, facciamo uscire tutte le nostre maglie tranne l'ultima. Quando ne restano 2 sull'uncinetto facciamo passare nuovamente il filo. Vediamo più o meno dove va a cadere la pallina, quindi all'incirca 1 centimetro, 1,5 centimetri. Puntiamo il filo, puntiamo l'uncinetto, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Quindi andiamo tutto intorno
alla scollatura del nostro cardigan a fare questo punto. Quindi prendendo il filo, facendolo passare 3 volte, creiamo questa pallina di punto puff, facciamo passare il filo lungo tutte le maglie tranne l'ultima e poi facciamo un'altra maglia facendo uscire le ultime 2 e nuovamente puntiamo scusate, l'uncinetto all'interno di una maglia e facciamo una maglia bassissima. Si viene a formare tutto intorno questa decorazione che è molto carina. Rivediamo assieme l'ultima volta, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno dello stesso punto di base, estraiamo il filo sull'uncinetto una seconda volta, estraiamo il filo sull'uncinetto una terza volta, estraiamo il filo. Facciamo passare il filo lungo tutte le maglie all'interno, quando poi ne rimangono 2 sull'uncinetto, estraiamo nuovamente il filo e andiamo a posizionare con una maglia bassissima, andiamo a distendere il nostro punto puff in questo modo. Procediamo così lungo tutto il nostro giro. Se decido di lavorare il mio progetto invece all'uncinetto, che comunque viene sempre molto molto bello, userò per la fascetta appunto di base l'uncinetto del numero 6, mentre per la lavorazione del corpo della maglia userò l'uncinetto del numero 7 e farò in questo modo. Monterò un numero di catenelle pari a 60 cm con il filato nero mohair con l'uncinetto del numero 6 e lavoro la mia fascettina nel modo in cui vi farò vedere e poi proseguo la lavorazione invece con il filato grigio e con l'uncinetto del numero 7. Allora, per la lavorazione appunto della fascetta, quindi di questa prima parte, e lo stessa cosa appunto con le dimensioni che vi ho dato, che abbiamo visto prima appunto per la maglia ferri, farete poi la stessa cosa, le 2 fascettine in nero e la lavorazione appunto del corpo centrale con il filato grigio. Io adesso lavoro su un campione e vi faccio vedere velocemente il progetto, come poterlo sviluppare. Allora, montate la vostra catenella per i centimetri appunto desiderati, altre 3 catenelle, filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella terza maglia e lavoro tutta la mia prima riga a maglie alte semplicemente. Quindi lavoro tranquillamente tutto a maglie alte con l'uncinetto del numero 6. Alla fine del mio giro mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro e vado a lavorare per creare appunto il punto coste. Vado a lavorare sempre a maglie alte, però una volta prese in costa davanti, quindi faccio una maglia alta in costa davanti e una maglia alta lavorata in costa dietro per tutto il mio giro. Quindi una volta lavoro la mia maglia alta in costa davanti, scusate, quindi una volta lavoro la mia maglia in costa davanti e un'altra volta lavoro la maglia successiva in costa dietro. Creando così il mio bordo come ho fatto per il cardigan a ferri. Quindi è una sorta di maglia, esce una sorta di lavorazione a punto coste e proseguo così per tutto il mio giro. Alla fine del mio giro mi alzo con 3 catenelle e laddove ho lavorato le mie maglie in costa davanti vado di nuovo a continuare a fare la maglia in rilievo e dove ho la maglia appunto lavorata in costa dietro la vado a recuperare, la lavoro in costa dietro.
È un po' poco visibile adesso ovviamente perché il filato è parecchio pelosetto e quindi non si vede bene la lavorazione. Comunque, se non vi sentite sicure, potete tranquillamente anche lavorare questi primi giri della fascetta volendo anche semplicemente a maglia alta. E completate così il giro. Qui con l'uncinetto, essendo appunto la lana voluminosa, vi basteranno anche soltanto 3 giri di lavorazione, perché vedete già come è cresciuto il lavoro. Una volta che ho ottenuto la mia fascetta di base, vado a cambiare uncinetto, quindi prendo l'uncinetto del numero 7, quindi lo vado a sostituire. Non so se riuscite a vedere il numero 7, prendo il filato del colore grigio, ovviamente taglio un pezzettino di filo nero che non mi serve più e vado ad iniziare la lavorazione con il filato grigio e la lavorazione adesso la farò tutta a maglia. Vedete, faccio così una catenella per alzarmi, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto e faccio tutta la mia lavorazione a mezza maglia alta, in questo modo. Quindi filo sull'uncinetto e faccio tutta una serie di punti di mezze maglie alte, perché io ho provato a fare diverse campionature con questo filato all'uncinetto e quella che appunto trovo più piacevole, più bella come lavorazione è proprio questa della mezza maglia alta, perché mette appunto in rilievo questo il punto e anche valorizza molto il filato e quindi ho scelto appunto di campionarla con questo punto qui. Un punto semplice perché già il filato ha già una sua importanza e quindi basta appunto un semplice punto di mezza maglia per valorizzare la lavorazione. In questo modo. Ecco qui. Una catenella per girarmi. Giro il mio lavoro e sto molto bene attenta a contarmi d'ora in poi i punti che ho montato e proseguo la lavorazione a mezza maglia. In questo modo. Vedete come viene bello e come viene valorizzato il punto. Ecco qui, guardate l'effetto e il risultato della maglia invece lavorata nella versione ad uncinetto. Quindi con il punto di maglia alta lavorato in costa, un giro a costa davanti e in costa dietro per la base e invece con la lavorazione a mezza maglia alta. Io trovo veramente che sia favolosa questa lavorazione semplicissima che però appunto con questo filato così d'effetto appunto dà questo risultato meraviglioso, sembra quasi una grana di riso lavorata ai ferri. Quindi se desiderate lavorare il progetto invece all'uncinetto, seguite appunto le misure che vi ho dato nell'introduzione e potete procedere appunto semplicemente regolandovi su quelle misure lì. Quindi la parte dietro della schiena sarà molto semplice perché sarà una lavorazione rettangolare, mentre per i due laterali se volete appunto fare lo scollo io direi che ai centimetri che vi ho indicato
anziché appunto con i ferri vi ho detto appunto come fare le diminuzioni, qui farete una mezza maglia alta in meno per ogni 4 cm, in modo di dare appunto la linea della scollatura. E poi con le misure appunto che vi ho dato del progetto iniziali potete procedere nello stesso modo. Le maniche, ecco, mi stavo dimenticando di dire, quando appunto fate le vostre cuciture della parte alta delle spalle e dei fianchi, magari mi lasciate appunto 19-20 cm e le andate a lavorare intorno, oppure se preferite invece che lavorare intorno potete semplicemente lavorare la vostra lavorazione a pannello e poi a procedere per le cuciture come ho fatto appunto per la lavorazione a ferri. Quindi andrete a lavorare la manica e poi andrete a cucirmela nella parte alta e successivamente andrete ad unire le due parti della manica come ho fatto per i ferri. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial che ci ha visto impegnate principalmente nella lavorazione di questo cardigan morbidoso ai ferri. È una lavorazione molto carina che trovo molto trendy e vi ho dato appunto lo spunto sia per lavorarla a ferri per le amiche appunto che me l'hanno richiesto, ma anche l'idea per poterla realizzare per chi appunto i ferri non li sapesse utilizzare all'uncinetto, lavorando con una semplice mezza maglia alta. Questo filato è stato però reso possibile un effetto veramente molto bello dato da questo filato leggerissimo e molto morbido, con una parte appunto di lana e mohair chiara e un'altra parte molto lucida e luminosa, e abbiamo creato appunto con una mezza maglia alta questo effetto che assomiglia molto, mi ricorda molto la grana di riso lavorata ai ferri. Quindi due proposte per la realizzazione di un solo progetto. Non vi rubo altro tempo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa proposta, se vi è piaciuta. Io vi aspetto, se vi fa piacere, seguirmi nella mia pagina di Facebook, e ci vediamo presto per un altro video tutorial assieme. Vi ringrazio, ciao ciao!